Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Sono super entusiasta di avervi qui oggi per parlare di un argomento che ha fatto parecchissimo rumore nel mondo dello spettacolo turco, e oserei dire, a livello internazionale. La decisione di Neslihan Atagul di mettere un freno alla pubblicità. Un vero e proprio stop, un basta, un punto e a capo che ha sollevato un sacco di domande, ha acceso i riflettori su un tema cruciale e, diciamocelo chiaramente, ha scatenato un vero e proprio dibattito sui social media e nelle redazioni giornalistiche. Se siete nuovi qui, se vi siete appena sintonizzati su questo canale, vi invito subito, immediatamente, senza indugi, a iscrivervi. Trovate il pulsante proprio qui sotto, cliccate con decisione e attivate la campanella. Non siate timidi, attivando la campanella sarete sicuri di non perdervi nessun video futuro. Pubblico regolarmente contenuti su attualità, gossip, curiosità e, ovviamente, cultura turca. Quindi, se siete appassionati come me di tutto ciò che riguarda questo affascinante paese, se siete curiosi di scoprire le ultime tendenze e i retroscena del mondo dello spettacolo turco, allora siete nel posto giusto. Non ve ne pentirete. Ma torniamo a noi, torniamo a Neslihan. Avete presente Neslihan Atagul, no? Non mi dite di no. L'attrice talentuosissima, magnetica, con uno sguardo che buca lo schermo, che abbiamo amato, adorato, idolatrato in serie televisive di successo planetario come Kara Sevda, Endless Love. E Sefirin KZ, la figlia dell'ambasciatore? Proprio lei, proprio la nostra Neslihan, ha deciso di dire basta alla pubblicità, almeno per il momento. Una scelta forte, coraggiosa, audace, che, secondo me, merita di essere analizzata a fondo, sviscerata in ogni suo aspetto e compresa nella sua interezza. Non possiamo liquidarla con un semplice "ha rinunciato ai soldi". C'è molto, molto di più dietro. Perché una decisione del genere? Cosa l'ha spinta? Cosa l'ha motivata a rinunciare a contratti milionari, a cifre da capogiro, e a mettere in pausa una parte così redditizia, così importante della sua carriera? Cercheremo di sviscerare la questione insieme, esplorando le possibili motivazioni, le ragioni più profonde, le implicazioni per la sua immagine, per il suo futuro professionale e, soprattutto, riflettendo sul ruolo della pubblicità nella società contemporanea e sulla pressione, a volte insostenibile, che spesso esercita sugli artisti, sui personaggi pubblici, sulle persone in generale. Innanzitutto, bisogna capire che il mondo della pubblicità, soprattutto per figure pubbliche di spicco, per star del calibro di Neslihan, è un'arma a doppio taglio. Da un lato, rappresenta un'enorme, innegabile fonte di guadagno, un'opportunità irripetibile per ampliare la propria popolarità, per raggiungere un pubblico ancora più vasto, per diventare un volto familiare in ogni casa. Dall'altro, però, implica una costante, implacabile esposizione mediatica, un'immagine sempre impeccabile, perfetta, senza sbavature da mantenere, e una pressione continua, incessante per aderire a determinati standard estetici, a determinati modelli di comportamento. E qui, cari amici, entra in gioco la personalità di Neslihan. Chi la segue da tempo, chi ha avuto modo di conoscerla attraverso le sue interviste, le sue apparizioni pubbliche, i suoi post sui social media, sa che è una donna forte, indipendente, con un forte, radicato senso di integrità. Non ha mai avuto paura di esprimere le proprie opinioni, di prendere posizioni nette, di schierarsi apertamente su temi importanti e, soprattutto, di andare controcorrente, di sfidare le convenzioni, di non conformarsi alle aspettative degli altri. Ricordiamoci che Neslihan ha sempre cercato di proteggere la sua vita privata, la sua intimità, di tenere lontani i paparazzi e i giornalisti scandalistici. E questo è un elemento cruciale, fondamentale per capire la sua decisione di dire no alla pubblicità. Una delle ipotesi più plausibili, una delle spiegazioni più convincenti è che Neslihan sentisse il bisogno, l'urgenza di riprendere il controllo della sua immagine, della sua narrazione, della sua storia. Essere costantemente associata a marchi e prodotti, anche se di prestigio, anche se di lusso, può finire per oscurare la sua identità artistica, la sua vera essenza, e per limitare la sua libertà espressiva, la sua creatività. Immaginate di essere costantemente identificati con uno shampoo, con un profumo, con un'auto. Alla lunga, potrebbe risultare soffocante, no? Potrebbe farvi sentire come un oggetto, come un manichino, invece che come una persona.
Inoltre, non dimentichiamoci, non sottovalutiamo il fatto che Neslihan ha avuto alcuni problemi di salute negli ultimi anni. Ricordate quando ha dovuto abbandonare la serie Cefirin KZ a causa della sindrome dell'intestino permeabile? Un periodo difficile, delicato, in cui ha dovuto dare priorità al suo benessere fisico e mentale, alla sua salute. È possibile, anzi, direi probabile, che questa esperienza l'abbia portata a rivalutare le sue priorità, a cambiare la sua prospettiva sulla vita e a voler ridurre lo stress e la pressione legati al mondo dello spettacolo, compresi gli impegni pubblicitari. Un altro fattore da considerare, da tenere presente, è l'evoluzione del mercato pubblicitario. Oggi, i social media, le piattaforme online e gli influencer giocano un ruolo sempre più importante, sempre più determinante. Le aziende, i brand cercano collaborazioni autentiche, sincere, che si integrino in modo naturale con i contenuti, con i valori del personaggio pubblico coinvolto. Forse Neslihan non si sentiva a suo agio con questo nuovo modello, o forse semplicemente non trovava progetti pubblicitari che rispecchiassero la sua visione artistica, la sua sensibilità. E poi c'è la questione del brand personale, dell'immagine che Neslihan ha costruito negli anni. Neslihan ha costruito negli anni un'immagine di donna sofisticata, elegante, raffinata, ma anche autentica, genuina e vicina al suo pubblico, ai suoi fan. Forse temeva che alcuni contratti pubblicitari potessero danneggiare questa immagine, o che potessero essere percepiti come incoerenti con i suoi valori, con il suo modo di essere. Pensate a quante volte vediamo attori, influencer, personaggi famosi che pubblicizzano prodotti che sembrano completamente fuori dal loro stile di vita, dalla loro personalità. L'effetto è spesso negativo, controproducente, no? Il pubblico non ci crede, non si fida e finisce per disprezzare sia il personaggio pubblico che il prodotto pubblicizzato. Ma cosa significa questa decisione per il suo futuro professionale? È la fine della sua carriera pubblicitaria? Assolutamente no, non credo proprio. Penso che sia piuttosto una pausa di riflessione, un momento per ricaricare le energie, per prendersi cura di sé e per scegliere con più cura, con più attenzione i progetti a cui dedicarsi, i marchi da rappresentare. Sono convinta che, in futuro, Neslihan tornerà a collaborare con marchi e aziende, ma lo farà in modo più consapevole, più selettivo, privilegiando la qualità, l'autenticità e la coerenza con la sua immagine. In fondo, la pubblicità è un'arte. E come tutte le forme d'arte, richiede creatività, passione e un forte legame con il proprio pubblico. Neslihan è un artista a tutto tondo, un'attrice versatile, talentuosa e sono sicura che saprà trovare il modo di integrare la pubblicità nella sua carriera, senza compromettere la sua integrità, la sua identità e i suoi valori. Questa vicenda ci insegna anche qualcosa di importante sul ruolo dei personaggi pubblici nella società. Non sono solo volti da copertina, modelli da seguire o testimonial di prodotti. Sono persone, con i loro sogni, le loro paure, le loro fragilità e le loro debolezze. Hanno il diritto di prendere decisioni che riguardano la loro vita privata e professionale, senza essere giudicati, criticati o messi sotto pressione. E noi, come pubblico, dovremmo rispettare le loro scelte e sostenerli nel loro percorso, anche quando non siamo d'accordo con loro. La decisione di Neslihan Atagul di dire stop alla pubblicità è quindi un segnale forte, un invito a riflettere sul valore dell'autenticità, sulla pressione sociale, sulla necessità di prendersi cura del proprio benessere fisico e mentale e sulla importanza di essere fedeli a se stessi. È una scelta coraggiosa, che spero possa ispirare anche altri artisti e figure pubbliche a seguire il proprio cuore, a non avere paura di andare controcorrente e a mettere la propria salute al primo posto. Abbiamo esplorato insieme le possibili ragioni dietro la decisione di Neslihan Atagul di prendersi una pausa dalla pubblicità, analizzando la sua personalità, i suoi problemi di salute, l'evoluzione del mercato pubblicitario e l'importanza del brand personale. Abbiamo visto come questa scelta possa essere interpretata come un segnale forte, un invito a riflettere sul valore dell'autenticità e sulla necessità di prendersi cura del proprio benessere. Spero che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia dato qualche spunto di riflessione. Se è così, vi invito a lasciare un mi piace, un like, un segno del vostro apprezzamento e a condividere il video con i vostri amici, sui vostri social media. E soprattutto, mi raccomando, lasciate un commento qui sotto. Cosa ne pensate della decisione di Neslihan? Siete d'accordo con lei? Avete altre ipotesi sulle motivazioni che l'hanno spinta a fare questa scelta? Sono curiosa di conoscere le vostre opinioni.
E ovviamente, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Cliccate sul pulsante proprio qui sotto e attivate la campanella per non perdervi nessun video futuro. Prometto che continuerò a portare contenuti interessanti, stimolanti e divertenti sul mondo dello spettacolo turco e non solo. Grazie ancora per aver guardato questo video. Alla prossima! Un abbraccio virtuale a tutti!